Penso che con questo acquisto l'Atalanta ha l'attacco più esotico di tutta la Serie A e non solo. Occhio, perché secondo me se torna in forma come una volta potrebbe essere veramente devastante. Ciao ragazzi, sono Pingu e bentornati in questo mio nuovo video. Oggi torniamo come sempre con la serie del calciomercato, perché ormai siamo in pieno appunto calciomercato, ci sono bombe allucinanti. Di Marzio ce l'ha confermato, Zaniolo è un nuovo giocatore della Dea, cioè dell'Atalanta. Un acquisto un po' esotico, però occhio, perché l'attacco Zaniolo, De Ketelaere, Scamacca per me potrebbe essere veramente di un'esoticità clamorosa. Quindi calma. Ma prima di iniziare vi ricordo un like, commento e iscrizione. Se non lo fate non cercate ovviamente il picchio con il classico ormai telecomando. E vi ricordo più dell'85% di voi guarda i miei video per non iscrivermi al canale. Persone cattivissime, veramente cattivissime. Occhio, occhio, perché se non vi iscrivete Zaniolo vi segna una tripletta. Non vi conviene, perché come minimo in quella giornata ce l'avete anche contro il fantacalcio. Quindi doppio dolore. Partiamo. Madonna che ansia. Eccoci qua. Allora, calcolando che Zaniolo arriva da un periodo non super emozionante, abbastanza non al top al Galatasaray, era l'Aston Villa, anche lì non troppo emozionante. Dopo sappiamo anche i vari problemi che c'erano stati, anche lui erano immessi tra calcio scommesse, mille problemi anche lui, quindi calma. In più è da un po' di tempo che deve tornare a essere quel Zaniolo che tutti conoscevamo all'Inter, che abbiamo visto alla Roma, che abbiamo visto in giro, quindi non lo so. Potrà essere un futuro, un ritorno clamoroso in nazionale? Dipenderà da lui. Non penso che potrà al momento, ecco, cioè al momento non lo vedo manco per sogno in nazionale. Però magari si sveglia, in 2 anni si prende il posto sulla destra, magari al posto di un Berardi che c'ha la sua età, bel gol, di un Politano che anche lui c'ha la sua età. A destra non è che abbiamo tantissimi, c'è l'Orsolini che comunque anche lui c'ha la sua età, dato quanto Daniele ha fatto un numero incredibile, bel gol. Quindi non si sa mai, Nicolino può essere sempre matto, perché questo qua è matto di suo, quindi occhio. Però ricordiamocelo, è comunque un bel grosso fisicamente, arriva comunque da 2 crociati, questo lo sembro io. Ha avuto 1000 problemi negli ultimi anni. Lui stesso non è che sia aiutato da solo, perché sappiamo tutti un po' i problemi strani, ripeto, che ha avuto e tutto, quindi però è sempre stato veramente forte come giocatore. È uno che, guarda che numero ha fatto qui, purtroppo tante volte ha peccato di stupidaggine, possiamo dirlo, cioè a livello di testa ha peccato su qualche cosa che l'ha condizionato nella sua carriera, questo sicuramente. Perché già quando era all'Inter, perché se uno si parlava di Zaniolo quando era all'Inter di un fenomeno inarrestabile e tutto, ma se l'Inter, ok, cioè, ricordo che all'epoca non era una società clamorosa, ma neanche stupida, perché mandarti a te via più, mi pare una ventina di milioni per Nainggolan che aveva già la sua età, non so quanto senso aveva. Poi all'Inter Nainggolan ha fatto il suo, Zaniolo alla Roma anche ha fatto il suo, però non è che sia stato quel fenomeno che tutti dicevano oh madonna mia, Zaniolo è il nuovo Messi. Diciamo che quello non l'è mai stato. È sempre stato un giovane ragazzo talentuoso, forte, molto bravo. Ha comunque regalato, sappiamo, una Conference League alla Roma, quindi tutti muti. Però diciamo che tolto quella volta lì, quella stagione lì, non ha mai fatto quelle stagioni al top. E anche in quella stagione non è che abbia brillato tantissimo, ha fatto un bel gol, però mi ricordo in quella stagione stessa che si è mangiato dei gol clamorosi in campionato, che il Dzeko della Roma del 2015, quello che si è mangiato quell'Eurogol contro, mi pare, il Palermo a porta vuota, gliene faceva 10 in confronto. Quindi non lo so, sono un po' perplesso. Però Gasperini sa valorizzare sicuramente i giocatori. Abbiamo visto con Scamacca che proprio in Inghilterra ha steccato in bello modo, perché quel West Ham era imbarazzante, ha giocato 3 partite sì, 3 no, e comunque tutto questo comunque ha vinto una Conference League anche lui, per fare un esempio, proprio contro la Fiorentina quell'anno, in cui l'ha persa appunto la Viola. Guarda che numero ha fatto qua Zaniolo! Però non lo so, lo vedo come un acquisto. Questo ha fatto un gol meraviglioso contro il Sassuolo, non ricordo, ha fatto un del gol. Questo è il gol, mi pare, col Feyenoord, no? Era la finale? Sì. Non lo so, ripeto,
deve ritrovarsi, quindi sicuramente Gasperini, se riesce a farlo tornare quello di una volta, non dico il top del top, ma almeno un po' quello che era, potrebbe essere veramente devastante, perché sappiamo che l'Atalanta, quando ha i giovani e li fa crescere, probabilmente è una delle migliori, se non la migliore in Serie A in quest'ultimo periodo, perché sì, l'Udinese ti porta in Italia i fenomeni, anche per esempio il Sassuolo, però come li fa crescere l'Atalanta, ragazzi, non si può, cioè lo stesso Bassoni del tempo, per esempio Spinazzola, lo stesso Cristante, che non è che sia il fenomeno, comunque è scuola Atalanta, giusto per citarne un paio, perché ce ne sarebbero tanti altri. Il classico Muriel, che comunque l'hanno rivitalizzato in maniera clamorosa. Non lo so, ripeto, se si ambienta di nuovo in Serie A, conoscendola già, probabilmente potrebbe farlo. Se si ambienta subito con Gasperini, può veramente creare tanti pericoli per la lotta al campionato, forse no, però alla Champions sicuramente. Può giocarselo con lo scudetto l'Atalanta? Non lo so, secondo me serve ancora qualche acquisto, perché comunque hai perso uno come Muriel, molto probabilmente non resterà Touré, bisogna vedere adesso la difesa e tutto. Probabilmente, secondo me, la Juventus il prossimo anno, se Zaniolo fa un'ottima stagione, se lo porta a casa, io ve lo dico già adesso, che è il 7 del 3, quindi, scusatemi, il 3 del 7, anche io sono scemo, il 7 luglio, 3 luglio, scusatemi, e quindi occhio in casi estremi che succede veramente che Zaniolo va alla Juve, io l'avevo già predetto, e occhio, perché ripeto, questo ragazzo comunque il talento ce l'ha, c'ha un infortunio grosso come appunto 2 volte il crociato, che per un ragazzo che gioca a questi livelli è veramente pesante, e ve lo dice uno che si è rotto il crociato e non solo, e ha veramente avuto problemi anche a categorie più basse di una come potrebbe essere la Serie A, e quindi no, sicuramente è una cosa diversa, ovviamente calcio e basket anche per una questione di magari carichi diversi, però comunque alla fine i legamenti del ginocchio comunque, o il ginocchio stesso, che sia uno sport o l'altro, a meno che non sia bocce, e comunque serve anche lì le ginocchia perché devi piegarti, servono, quindi se non ce li hai è un problema. Allora, che dire, voto qualità prezzo, 8-9, che dire, 8-9, facile. Per quello che può dare l'Atalanta del futuro, ma anche del presente, comunque Zaniolo è abbastanza giovane ancora, io resto lì, io vi dico un 8, per me è un 8, perché se Gasperini riesce a farlo rendere come ha fatto rendere quest'anno De Ketelere, che sembrava quando è andato via dal Milan, ma già il Milan sembrava il telecomando, adesso sembra Messi, anche se agli europei non ha giocato un cacchio, ti sta bene meglio di essere uscito. E occhio, perché ripeto, se De Ketelere e Scamacca in poco tempo sono diventati quelli che sono diventati, poi in nazionale sappiamo quello che è successo, occhio a Zaniolo, veramente occhio a questo ragazzo che per me può tornare quello di un tempo, anche se ovviamente non ha più 10 anni e non c'ha più 2 ginocchi e 2 crociati, ma dettagli. Fatemi sapere voi nei commenti, tifosi ovviamente dell'Atalanta e non solo, se siete gasati di questo acquisto. Io personalmente di rivedere Zaniolo in Serie A mi gasa, perché per me può veramente dare tanto, ma soprattutto in una squadra come l'Atalanta, perché ripeto, se l'avesse preso l'Inter io non l'avrei voluto, ma quello è un altro conto. Al Milan lo stile di gioco, per quanto sia quello di Fonseca, non è più Pioli, non mi emoziona. Un ritorno alla Roma non penso che si sono lasciati male. Alla Juventus con Thiago Motta forse potevo vederlo già meglio, però ripeto, con lo stile di gioco di Gasperini per me è un acquisto top, probabilmente flopperà, probabile, ma occhio, perché se dovesse succedere che questo ragazzo fa la stagione che deve, occhio ai numeri, non dico, ripeto, per il mondiale, però occhio per le possibili convocazioni nazionali anche per impegni strani. Calma, probabilmente sto esagerando, probabilmente sì, ma calma. Quindi cosa potrei dirvi altro? Che non so quando, non so come, non so perché, ma l'importante è dire di seguirmi qua su Instagram, qua su YouTube e anche su TikTok, e appunto un po' su di altro che non so quando, non so come, non so perché, ma se succede che Zaniolo torna quello di un tempo e con la testa, finisce male per tutti. Quindi occhio, che succede, mamma mia.